Ciao a tutti! Come va? Continua oggi il nostro viaggio alla scoperta del congiuntivo in italiano. Dopo aver imparato a formare tutti e quattro i tempi del congiuntivo con i nostri due magnifici video, vi sarete chiesti: ma quando devo usarlo questo congiuntivo? Ma come devo usarlo? Benissimo, ve lo svelo subito con questo video. Allora, dovete sapere che in italiano il congiuntivo può essere usato sia in frasi subordinate, quindi che dipendono da altre frasi, che in frasi principali, cioè in frasi autonome. Ma prima di correre via a gambe levate come questo omino, vedete il nostro video. Tutto sarà più semplice. Partiamo dall'inizio e dunque dal congiuntivo utilizzato in frasi subordinate, quindi, come dicevo prima, che dipendono da un'altra frase. In queste frasi subordinate, il congiuntivo è quasi sempre introdotto da che o da se. Ma vediamo un po' quando si usa. Allora, innanzitutto lo dobbiamo utilizzare insieme ai verbi che esprimono un'opinione personale, quindi credere, pensare, ritenere, supporre, immaginare, avere l'impressione che. Credo che faccia molto freddo oggi. Pensi che questo vestito mi stia bene? Sara ha l'impressione che il suo fidanzato la tradisca. Quindi tutte opinioni personali. Ma andiamo avanti. Utilizziamo il congiuntivo insieme a verbi che esprimono volontà, desiderio. Volere, desiderare, preferire, gradire, che, e così via. Vuole che io vada a casa sua stasera. Desidero che Marco venga a chiedermi scusa. Preferiamo che voi parliate di meno. Quindi sono tutti desideri. Ancora, utilizziamo il congiuntivo insieme a verbi che esprimono speranza, quindi sperare, augurarsi, aspettarsi che, o paura, temere, aver paura che. Quindi due sentimenti. Spero che questo brutto periodo finisca presto. Francesca si augura che suo figlio si laurei in estate. Temo che tu abbia la febbre, scotti. Ho paura che non riescano a venire stasera. Ancora, utilizziamo il congiuntivo insieme a verbi che esprimono incertezza, dubbio, irrealtà, quindi chiaramente l'opposto dell'indicativo, che invece esprime fatti certi, sicuri e reali. Quindi chiaramente lo utilizzeremo, questo congiuntivo, con verbi come non essere sicuri o certi, o dubitare, fingere che, o non sapere, ignorare se. Non sono certa che sia la scelta migliore. Dubiti che io ne sia capace? Non sappiamo se stiano scherzando o siano seri. E ancora insieme a verbi che esprimono stati d'animo, quindi essere felice, essere contento, far piacere o dispiacere, rallegrarsi che, quindi tutti stati d'animo, quando siamo felici, tristi e così via. Sono felice che tu sia qui. Mi fa piacere che tu sia qui. Mi dispiace che lui non abbia avuto il coraggio di parlare. Ma fate molta attenzione. Quando il congiuntivo si trova in frasi subordinate e dunque dipendenti da altre frasi,
Valutate sempre il soggetto, cioè il soggetto della frase principale e quello della frase subordinata. Se essi sono uguali, allora non utilizziamo il congiuntivo, anche se il verbo della principale in genere lo regge, ma andremo ad utilizzare l'infinito preceduto da di. Vediamo subito degli esempi. Spero che tu raggiunga i tuoi obiettivi. Perfetto. Utilizziamo il congiuntivo perché spero regge il congiuntivo. Vediamo i soggetti. Io spero, soggetto della frase principale, che tu raggiunga i tuoi obiettivi, soggetto della frase dipendente. Dunque, come vedete, i soggetti sono diversi. Ma se io voglio dire io spero che io raggiunga i miei obiettivi, quindi in questo caso io spero che i soggetti sono uguali, pertanto non possiamo utilizzare il congiuntivo, sarebbe quasi ridondante, superfluo, ma utilizziamo l'infinito preceduto da di. Io spero di raggiungere i miei obiettivi. Stessa cosa qui, credete che lui sia il migliore. Quindi voi credete, soggetto 1, che lui sia il migliore, soggetto 2. Sono diversi, congiuntivo. Ma voi credete di essere i migliori, cioè significa che voi credete che voi siate i migliori. Ma non ci serve il congiuntivo e quindi infinito. Lei è contenta che voi siate venuti. Lei, soggetto 1, è contenta che voi siate venuti, soggetto 2. Ma se lei è contenta che lei stessa sia venuta, allora, ancora una volta, infinito, lei è contenta di essere venuta. Adesso, un'altra cosa molto importante che riguarda il verbo sapere. Allora, dovete sapere, appunto, che questo verbo ha la forma negativa, esprime un'incertezza, qualcosa su cui non si è sicuri e quindi regge il congiuntivo. Ma alla forma affermativa non esprime incertezza, tutto il contrario, esprime certezza, qualcosa su cui si è sicuri. Quindi non richiede il congiuntivo, ma l'indicativo, cioè il modo della certezza, della realtà e della oggettività. Vediamo un po' degli esempi. Io dirò, non so se lei sia la persona giusta per quel ruolo. Non lo so, non sono sicura. Ma dirò, so che lei è la persona giusta per quel ruolo. Ne sono sicura. Indicativo. Non sanno se lui abbia ragione. Quindi hanno dei dubbi, non sono sicuri. Ma diremo, sanno che lui ha ragione. Indicativo perché ne sono sicuri, certi. Adesso vediamo invece il congiuntivo nelle forme impersonali. Quindi, quando appunto il congiuntivo è introdotto da verbi impersonali, come per esempio bisogna, occorre, vale la pena, può darsi, si dice, pare, sembra che e così via. Dunque tutti i verbi che non hanno un soggetto, per intenderci. Occorre che tu ti faccia vedere da un medico per quella ferita. Quindi verbo impersonale che regge appunto il congiuntivo. Oppure si dice che siate diventati ricchi. Ancora, utilizziamo il congiuntivo con espressioni formate dal verbo essere più un aggettivo o un avverbio. Per esempio è importante oppure giusto, strano, incredibile, male, bene, un qualsiasi aggettivo o avverbio che. È bene che tu venga qui subito. È giusto che tutti paghino per i loro errori.
Ancora, utilizziamo il congiuntivo con espressioni formate dal verbo essere seguito da articolo e nome. Per esempio, è un peccato, un'assurdità, uno scandalo che e così via. È un peccato che Paolo debba partire proprio ora. Ancora, scopriamo che il congiuntivo si usa con congiunzioni come benché, sebbene, nonostante, malgrado, purché, affinché, senza che, come se, prima che, per quanto, a condizione che. Quindi tutte queste reggono il congiuntivo. Nonostante sia giovane, lei non ama andare in discoteca. Puoi uscire a condizione che tu finisca prima i compiti. Parla come se stesse ridendo. Oppure utilizziamo il congiuntivo preceduto da pronomi come chiunque, comunque, ovunque, qualsiasi, qualunque, che esprimono comunque sempre una generalità, quindi non siamo proprio precisi. Ecco perché utilizziamo il congiuntivo. Chiunque dica che non è vero, mente. Qualsiasi cosa tu faccia sarà un successo. Ancora, utilizziamo il congiuntivo con espressioni come il più o il meno, qualcosa che, oppure più o meno, di quanto e così via. Per esempio, è la cosa più bella che mi potesse capitare. Ancora, utilizziamo il congiuntivo per esprimere domande indirette. Mi hanno chiesto se tu fossi mia sorella. Oppure dopo un pronome relativo, quando la cosa o la persona di cui si parla non sono specificate. Per esempio, cerca un uomo che la faccia sentire una principessa. Oppure quell'azienda assume solo gente che sia esperta. Come vedete abbiamo che, quindi pronome relativo, ma stiamo parlando di persone, in questo caso non specificate. Cioè, lei sta cercando un uomo che la faccia sentire una principessa, ma sta parlando in generale, non di una persona in particolare, proprio perché non l'ha ancora trovata. Stessa cosa qui, quell'azienda assume solo gente che sia esperta, ma si parla sempre in generale. Utilizziamo ancora il congiuntivo nel periodo ipotetico di secondo e terzo tipo, quindi introdotto da se. Se fossi ricca comprerei una villa a Cannes, periodo ipotetico di secondo tipo. Se fossi stato sveglio avresti sentito il campanello, periodo ipotetico di terzo tipo. Adesso vediamo invece quando utilizziamo il congiuntivo in frasi principali, quindi in maniera autonoma. In realtà è un uso un po' meno frequente del congiuntivo in italiano, ma comunque fa parte della nostra lingua, quindi dovete saperlo. E dovete sapere che utilizziamo in maniera autonoma il congiuntivo, per esempio, per esprimere una possibilità o un dubbio. Che sia questa la fidanzata di Luca? Non sono sicura, è possibile. Oppure, che stia mentendo a tutti noi? Ho un dubbio. Ancora, utilizziamo il congiuntivo in frasi autonome per esprimere un augurio. Possiate essere sempre felici come oggi, per esempio ad un matrimonio. Oppure per esprimere un desiderio, qualcosa che desidero. Mi andasse tutto bene per una volta. Ma molto spesso, in questa forma, cioè per esprimere un desiderio, il congiuntivo è introdotto da magari. Magari smettesse di nevicare, questo proprio per sottolineare il desiderio. Ma andiamo avanti, possiamo utilizzare il congiuntivo per esprimere delle esortazioni, degli inviti, degli ordini, delle concessioni e lo utilizziamo al posto dell'imperativo
per la terza persona singolare, plurale e di cortesia. Per esempio, non si preoccupi, risolviamo subito il suo problema. È un'esortazione a stare tranquilli e come vedete è utilizzato il congiuntivo per la forma di cortesia. Oppure, vengano qui e lo dicano a me di persona che mi odiano. È un invito, li sto invitando a venire qui e a dirmi quello che devono dirmi. Terza persona plurale, congiuntivo. Vada via di qui, è un ordine, nella forma di cortesia. Si arrabbi pure, continuo ad avere ragione io, una concessione. Terza persona singolare. Infine, utilizziamo il congiuntivo in maniera autonoma anche per esprimere una sorpresa, di solito seguita da esclamazione. Sapessi quanta strada ho fatto per trovarti! Ma a proposito di congiuntivo, non vi sarete mica persi tutti gli altri nostri video? Perché abbiamo preparato per voi molti video interessanti sul congiuntivo e quindi su come formare tutti e quattro i tempi del congiuntivo, presente, passato, imperfetto e trapassato. Oggi avete imparato quando usare il congiuntivo, ma ci sono molti casi in cui non dovete usarlo. Date un'occhiata a questo video. E ancora un'altra cosa molto interessante che è la cosiddetta consecutio temporum, dove impareremo insieme ad utilizzare i giusti tempi verbali sia dell'indicativo che del congiuntivo, in base a quello che volete comunicare. Per tutti questi video troverete il link nella descrizione di questo video. Allora, per oggi la nostra lezione finisce qui. Però, se volete la spiegazione scritta e tutti gli esercizi su questo argomento, andate sul nostro sito www.lerniamo.com. Troverete il link diretto nella descrizione. Inoltre, per qualsiasi dubbio o richieste per nuovi video, mandateci una mail a info@lerniamo.com. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Inoltre, continuate a seguirci anche su Facebook, Instagram e Twitter per tante novità. And guys, if you think your Italian isn't so good, you can even send us an email or a message in English and Spanish or German or French. We will answer in no time. Cosa aspettate? Ciao!